Con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente nel 476 inizia il declino di Firenze, simile a quello di molte altre città europee. Le invasioni, come quella dei Goti nel 405, si fanno sempre più frequenti. La città si spopola e le mura cadono in rovina. Secondo la storiografia antica è Attila degli Unni, conosciuto come il flagello di Dio, in persona a distruggere Firenze, ma in realtà sappiamo che si tratta di Totila, che invade e distrugge la città intorno al 550, quando questa era occupata dai bizantini. Per la sua posizione strategica tra Roma e la pianura padana, Firenze è in quel momento contesa tra i Goti e i Bizantini, che sono in guerra tra di loro, e proprio questi ultimi probabilmente ricostruiscono parte delle mura romane, diminuendone però il perimetro. La città al suo interno conta all'epoca circa 1000 abitanti. Probabilmente la Torre della Pagliazza, la più antica torre ancora visibile nel centro storico, era proprio una torre della cinta muraria bizantina. È stata anche carcere femminile e il suo nome deriva dal fatto che alle donne veniva riservato un giaciglio fatto con la paglia. Oggi è un albergo a 4 stelle. I greci riconquistano la città guidati dal generale Narsete e la occupano fino al 570 circa. Gli edifici romani sono definitivamente in rovina. Dal 570 Firenze cade sotto il dominio longobardo e qui comincia il periodo più buio della città. I Longobardi, in lotta con i Bizantini, stabilitesi ad est, decidono infatti di abbandonare definitivamente l'asse di comunicazione Firenze-Pistoia-Bologna che i Romani invece avevano favorito, perché troppo vicino agli Appennini e alle terre sotto l'influsso bizantino, preferendo quindi Lucca a Firenze. Lucca diviene così il centro più importante della Toscana e la strada più importante per accedere al nord. Diviene quella che passa dalla Cisa per giungere a Lucca e al Valdarno inferiore e alla Valdelsa. Quella che presto diventerà appunto la via Francigena, la via dei pellegrini che collega Roma ai paesi nordici. Questo esclude Firenze da tutti i traffici più importanti e ne segna quindi il suo declino. La seconda cerchia di mura ha infatti un perimetro inferiore alla cerchia romana. Nel periodo longobardo le novità più rilevanti riguardano il mondo cristiano. Infatti la regina Teodolinda fu la prima a convertirsi al cristianesimo, in quanto i Longobardi portano in città il culto di San Giovanni Battista, che diventerà il patrono della città. E durante la loro occupazione sarà fondato il battistero nella sua prima versione, dedicato appunto a San Giovanni Battista. Sotto il dominio carolingio, nell'VIII secolo, si stabilizza il sistema feudale, fenomeno che interessa anche le campagne intorno a Firenze. È il periodo del Sacro Romano Impero e soprattutto di Carlo Magno, imperatore dei Franchi, autore della rinascita di Firenze all'inizio del IX secolo. Firenze diviene quindi contea e in seguito margraviato dell'impero di Carlo. L'imperatore in persona sembra sia passato da Firenze più volte, forse anche per posare la prima pietra della chiesa dei Santi Apostoli, come vuole la leggenda. Si suppone che anche le origini dell'antica cattedrale di Santa Reparata risalgono a questo periodo di rinascita della città. E certo sappiamo che nel IX secolo doveva già esistere se vennero traslate qui le spoglie di San Zanobi. Il nipote di Carlo Magno, Lotario I, nell'854 riunisce le due contee di Firenze e Fiesole in una sola contea e fa sì che il conte Franco risieda a Firenze. Adesso la contea di Firenze è la più importante della zona e la città torna quindi a ingrandirsi, tanto che le mura vengono ricostruite o restaurate. Si parla della cerchia di mura carolingia, la terza. Le incursioni degli Ungari nell'Italia settentrionale portano molti abitanti del contado a tornare a vivere in città per proteggersi e la popolazione è in fase di crescita. La terza cerchia ricalca sostanzialmente le mura romane, in più arriva a comprendere anche i nuovi borghi a sud, tra Piazza della Signoria, Piazza dei Giudici e anche l'Arno. Il ponte sull'Arno, caduto in rovina nei secoli precedenti, viene ristabilito e il porto fluviale continua a funzionare.
Nel Sacro Romano Impero il marchese era il titolare di una marca e il territorio toscano era appunto una marca. Tra i vari marchesi di Tuscia o Toscana, la cui capitale era Lucca, che si succedono, è importante sul finire del X secolo la marchesa Villa, moglie del marchese Uberto, che oltre ad essere ricordata per aver fondato il monastero benedettino della Badia Fiorentina nel 978, si ritiene che abbia influito moltissimo sulla decisione successiva del figlio Ugo di trasferire la residenza del marchesato da Lucca a Firenze, una decisione che avrebbe contribuito enormemente al futuro della città. Ugo di Toscana, marchese sotto l'imperatore Ottone III, molto amato anche nei secoli successivi, è sepolto all'interno proprio della Badia Fiorentina. Il monumento quattrocentesco è un capolavoro di Mino da Fiesole. Ogni anno, il 21 dicembre, ancora oggi alla Badia, viene celebrata una messa nell'anniversario della sua morte. Per questo nobile benefattore, detto da Dante il Gran Barone, sulla sua tomba veniva posto un cuscino di fiori bianchi e rossi, i colori del suo stemma, e celebrata una messa solenne di suffragio con la partecipazione di popolo e autorità. Anche una lapide dantesca posta all'esterno ricorda questo evento. La sepoltura di questo primo benefattore della Badia, morto nel 1001, costituita di marmo e porfido, è sormontata dalla personificazione della carità e posta sotto la cantoria del braccio sinistro della Badia. Badia è una contrazione popolare della parola abbazia. A Firenze e dintorni sono esistite 5 abbazie benedettine, situate come ai punti cardinali della città. A nord la Badia Fiesolana, a ovest la Badia Settimo, a sud l'abbazia di San Miniato e a est la Badia Ripoli e al centro la Badia Fiorentina. A decretare definitivamente Firenze, capitale del marchesato, sarà il marchese Goffredo di Lorena, alla metà del secolo XI. È più o meno di questo periodo la fondazione della chiesa di San Miniato del 1013, favorita dall'imperatore Enrico II, posta in uno dei luoghi più elevati della città ed è uno dei migliori esempi dello stile romanico fiorentino. L'architettura romanica fiorentina non ha la pesantezza del laterizio e si distingue da tutte le altre dell'epoca per la sua compostezza geometrica, per il suo equilibrio e per la sua perfetta calma che domina nella bicromia. Se guardiamo anche il battistero, non esiste nessun'altra opera architettonica dopo quelle greche che giunge a questo equilibrio di volume, a tanta eleganza di disegno e armonia di colore. Dalla linea di questa architettura trarrà origine il Rinascimento fiorentino con Brunelleschi e dalla necessità di ravvivare l'austerità col colore avrà origine la grande scuola della pittura fiorentina. Ma per questo vi aspetto alle prossime lezioni. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, sostenete il mio canale anche con un semplice like o commento che aiuterà l'algoritmo a promuovere i miei contenuti. Ciao ciao!